Per oltre 20 anni abbiamo creduto di avere un mostro nascosto nella cantina della nostra galassia. Lo abbiamo osservato da lontano, ne abbiamo calcolato il peso, gli abbiamo persino dato un nome, Sagittarius A Star. Nei libri di testo c'è scritto a chiare lettere che si tratta di un buco nero supermassiccio, una voragine gravitazionale con la massa di 4 milioni di soli, compressa in uno spazio minuscolo. È il tiranno silenzioso attorno a cui danzano centinaia di miliardi di stelle, inclusa la nostra. Sagittarius A è confermato essere un buco nero supermassiccio, come dimostrato non solo dalle orbite stellari, ma anche dall'immagine diretta dell'orizzonte degli eventi catturata dall'Event Horizon. Siamo a 27.000 anni luce dalla Terra. In questo luogo, le regole della realtà iniziano a piegarsi. Pensa alla gravità che ti tiene incollato alla sedia in questo momento. Ora moltiplicala per miliardi di volte. Attorno a questo centro oscuro, gruppi di stelle gigantesche sfrecciano a velocità folli. Alcune viaggiano a 24 milioni di chilometri all'ora. Sono come falene impazzite, attirate da una lampada invisibile. Gli scienziati hanno tracciato le loro orbite per decenni e c'è solo un oggetto nell'intero cosmo capace di curvare lo spazio in questo modo estremo senza emettere luce propria. Una singolarità, un punto di densità infinita dove la fisica smette di funzionare. Ma per capire l'errore devi prima capire l'arma principale di questo tiranno, il confine assoluto, l'orizzonte degli eventi. È una sfera invisibile che circonda il buco nero. Immaginala come il bordo di una cascata cosmica. Se sei fuori, puoi ancora nuotare via. Se tocchi quel bordo, l'acqua spazio-temporale cade verso il centro più velocemente della velocità della luce. Niente può tornare indietro. Nemmeno un raggio laser sparato verso l'esterno. Per un buco nero supermassiccio come Sagittarius A, le forze di marea all'orizzonte degli eventi sono debolissime. Un oggetto attraverserebbe questa soglia intatto, venendo spaghettificato solo molto. E per decenni abbiamo aspettato di vedere questa ghigliottina in azione per confermare, una volta per tutte, la natura del nostro mostro. L'occasione perfetta arriva nel 2011. Gli astronomi individuano una preda. La chiamano G2. È una nube con un diametro di circa 100-150 unità astronomiche, UA, dimensione paragonabile a quella del sistema solare esterno, fascia di Kuiper, e sta precipitando dritta verso Sagittarius A Star. È come guardare un treno merci senza freni che corre verso un burrone. I telescopi di tutto il pianeta si puntano verso il centro galattico. Gli scienziati preparano i modelli matematici. Sanno esattamente cosa succederà. La nube G2 si avvicinerà. La gravità del buco nero inizierà a strapparle via gli strati esterni. La riscalderà a milioni di gradi, facendola brillare come un faro. E infine la divorerà. L'appuntamento con la morte è fissato per l'estate del 2014. Ma l'universo aveva altri piani. Fermati un istante. Mettiti nei panni degli scienziati. Stai per assistere dal vivo all'alimentazione di un buco nero supermassiccio. È il momento che giustifica decenni di carriera. I supercomputer hanno calcolato l'attrito, la pressione, il rilascio di raggi X. Tutto è pronto per il più grande spettacolo pirotecnico dell'astrofisica moderna. Manca pochissimo. La nube G2 raggiunge il punto di massimo avvicamento. Il confine critico. La ghigliottina sta per cadere. Eppure, il buio. Nessun lampo accecante. Nessuna esplosione di raggi X. Qualcosa di profondamente sbagliato stava accadendo proprio davanti ai nostri occhi. 2014. La nube G2 passa accanto a Sagittarius A Star. La nube G2 è
è stata drasticamente deformata e spaghettificata dalle forze mareali del buco nero, allungandosi enormemente durante il passaggio al periastro. È come se un uomo si lanciasse in un tritaossa industriale e ne uscisse dall'altra parte senza un graffio, semplicemente camminando. La comunità scientifica è sotto shock. Un buco nero da 4 milioni di masse solari avrebbe dovuto polverizzare quella nube, senza eccezioni. Se la nube è sopravvissuta, significa che la forza di marea in quel punto non era abbastanza violenta. Ma com'è possibile se lì c'è un buco nero? Inizia il panico teorico. Gli scienziati cercano disperatamente di salvare il modello del buco nero. Forse G2 non era una semplice nube di gas. Forse al suo interno nascondeva una stella segreta, un nucleo solido la cui gravità ha tenuto insieme il gas durante il passaggio. È una spiegazione plausibile, rassicurante. Ci permette di chiudere l'incidente in un cassetto e continuare a credere al nostro rassicurante mostro in cantina. Ma la scienza non si accontenta delle pezze. Quando un'equazione deve essere forzata per funzionare, di solito significa che stai guardando il problema dall'angolazione sbagliata. Poi c'è un altro dettaglio. Un dettaglio che per anni è stato sussurrato nei corridoi degli osservatori astronomici. Se Sagittarius A* è un buco nero, dovrebbe avere una firma inconfondibile. L'ombra dell'orizzonte degli eventi. Un confine netto. Un buco nero letterale su uno sfondo di plasma luminoso. Ma quando le reti di telescopi globali hanno cercato di mappare esattamente quel confine, i dati sono risultati sfocati, troppo caotici. Certo, abbiamo ottenuto una foto storica nel 2022 e le dimensioni e la forma dell'anello di luce che vediamo corrispondono perfettamente a quanto previsto dai modelli della relatività gene. C'è qualcosa in mezzo, qualcosa che sfuma i contorni. Metti insieme i pezzi. Una nube che sopravvive a forze di marea impossibili. Un orizzonte degli eventi che rifiuta di mostrarsi con precisione matematica. Un comportamento che non si adatta alla singolarità. E se il motivo per cui non riusciamo a far funzionare i conti del buco nero fosse semplicemente che non c'è nessun buco nero? E se al centro della Via Lattea ci fosse un oggetto completamente diverso, fatto di una materia che non abbiamo mai potuto toccare? Un oggetto che curva lo spazio, pesa 4 milioni di soli, ma non ha un orizzonte degli eventi. Un fantasma ultra denso. Entra in scena la materia oscura. Sappiamo che costituisce l'85% della massa dell'universo. Tiene insieme le galassie come una colla invisibile. Non emette luce, non riflette luce, non interagisce con la materia normale se non attraverso la gravità. È come un vento gelido che puoi sentire, ma non puoi vedere. Fino a poco tempo fa pensavamo che fosse distribuita come una nebbia diffusa in tutta la galassia. Ma un gruppo di fisici teorici ha proposto un'idea radicale. E se questa materia oscura potesse condensarsi? E se potesse ammassarsi al centro della galassia fino a simulare l'attrazione gravitazionale di un buco nero? Questi fisici hanno dato un nome alle particelle ipotetiche che formerebbero questo nucleo, Darkinos. I Darkinos, essendo fermioni, obbediscono al principio di esclusione di Pauli, che impedisce loro di occupare lo stesso stato quantico, generando una pressione di degenerazione. Appartengono a una famiglia di particelle chiamate fermioni. C'è una regola inviolabile nell'universo quantistico per i fermioni. Non possono occupare lo stesso spazio nello stesso momento. Si odiano. Se cerchi di schiacciarli tutti in un singolo punto, si ribellano. Creano una pressione verso l'esterno. Ed è qui che risiede la chiave di tutto il mistero. Questa pressione quantistica ferma il collasso.
invece di bucare lo spazio-tempo e creare una singolarità di densità infinita, come farebbe un buco nero, i Darkinos si fermano un attimo prima. Creano una sfera, una palla densissima, incredibilmente pesante, ma solida, o meglio, fluida, una goccia gigante di materia oscura concentrata. Se guardi questa goccia da lontano, la sua gravità è identica a quella di un buco nero da 4 milioni di masse solari. Le stelle le girano attorno ignare, ma se ti avvicini, scopri che manca il pavimento, manca la ghigliottina. L'esistenza di un orizzonte degli eventi, o meglio, della sua ombra, per Sagittarius A è stata confermata visivamente nel maggio 2022. Se questa è la verità che stiamo sfiorando, non ti biasimo se ti senti disorientato. Questo è il tipo di viaggio che facciamo qui, dentro l'invisibile, per scardinare ciò che credevamo ovvio. Ora, torna con me al 2014. Torna alla nube G2. Se applichiamo questo nuovo modello fatto di Darkinos, il mistero si dissolve istantaneamente. La nube G2 è sopravvissuta probabilmente perché non era una semplice nube di gas, ma un oggetto compatto, una stella, avvolto da polvere. Si è semplicemente tuffata dentro una densissima nebbia di materia oscura. Ha attraversato i confini di questa sfera fantasma. Mentre la nube viaggiava attraverso questo nucleo di Darkinos, ha subito una leggera resistenza, un attrito gravitazionale anomalo. Ed è esattamente, matematicamente, ciò che i telescopi hanno registrato. La deviazione della nube G2, la sua forma allungata, la sua sopravvivenza intatta, tutto combacia alla perfezione con le equazioni di un nucleo di materia oscura. Non abbiamo assistito a un pasto fallito. Abbiamo assistito a un tuffo in un oceano invisibile. Un oceano fatto di particelle che non appartengono al nostro mondo tangibile. Se il centro della Via Lattea non ospita un buco nero, l'intera architettura dell'universo trema. Significa che dobbiamo guardare ogni singola galassia là fuori con occhi nuovi. Le galassie e i buchi neri supermassicci si sono formati e sono cresciuti insieme in un processo di coevoluzione. Ma se sono i nuclei di materia oscura a guidare il gioco? La forma a spirale delle galassie è determinata dalle onde di densità e dall'interazione gravitazionale tra miliardi di stelle e l'alone di materia oscura, non dall'oggetto centrale. Risolverebbe il mistero di come i centri galattici siano potuti diventare così massicci, così in fretta, dopo il Big Bang. La materia oscura non è solo un'impalcatura, è il seme stesso della creazione cosmica. A questo punto, la vertigine filosofica è inevitabile. I buchi neri esistono davvero? La risposta, scientificamente, è sì. I buchi neri di massa stellare, quelli nati dal collasso di singole stelle giganti, sono confermati dai rilevatori di onde gravitazionali. Li sentiamo scontrarsi nel buio. Ma i supermassicci, i giganti da milioni o miliardi di masse solari al centro delle galassie, potrebbero essere una storia completamente diversa. Potremmo aver chiamato buco nero l'ombra proiettata da una fisica che non potevamo ancora comprendere. Abbiamo confuso una maschera densa con un abisso infinito. Ma qui dobbiamo tracciare una linea di confine chirurgica. Cosa è un fatto misurabile e cosa è un'interpretazione teorica? Il fatto è che esiste una massa immensa al centro della nostra galassia. Il fatto è che le stelle ci orbitano attorno a velocità estreme. La sopravvivenza di G2 era stata prevista dai modelli che la consideravano un oggetto stellare già prima del suo passaggio al perigalattico. Questa è l'evidenza solida come roccia. La teoria dei Darkinos, modello RAR, è un modello teorico di nicchia che è stato ampiamente sfidato e reso meno probabile dai dati dell'Event Horizon Telescope del 2022. Non è ancora una prova definitiva, ma è la crepa più luminosa
nel dogma accademico degli ultimi 50 anni. Per millenni abbiamo guardato il cielo cercando mostri e divinità. Oggi li cerchiamo nelle equazioni. Ma ogni volta che crediamo di aver compreso il baratro, l'universo ci ricorda che stiamo solo guardando il riflesso della nostra ignoranza su uno specchio nero. L'abisso non è vuoto. L'abisso è pieno di cose che non hanno ancora un nome. Io sono Renderium e questa era solo la porta della cantina. Il viaggio non finisce qui. Qui dentro il buio ha ancora molti segreti da svelare prima di lasciarti andare.